Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2023. Amici della bilancia, periodo di rinnovamento, di trasformazione con la carta della morte. Normalmente quando c'è la carta della morte si parla di cambiamenti, si parla di tagli, si parla di un periodo dove si lasciano indietro zavorre pesanti per rifiorire, per rinascere proprio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso intermedio di tarocchi che inizierà a maggio 2023 e trovate anche il link a tutta quella che è la sezione degli abbonamenti. È un video che spiega di che cosa parla la sezione degli abbonamenti. E sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un 8 di denari, un fante di bastoni, abbiamo la morte, un asso di coppe, il 3 di spade, il 7 di spade, un asso di spade al contrario, il re di bastoni e l'imperatrice. Direi che le carte sono in linea con la carta tema, anche perché ce l'abbiamo 2 volte. Ragazzi, allora io qui ho come la sensazione che stiate ancora piangendo un amore. Nonostante la storia magari potrebbe essere finita per qualcuno, per qualcun altro no, è ancora in piedi, ma è una storia, è una relazione direi un po' piena di sofferenze in questa fase di aprile. L'otto di coppe, scusate, l'otto di denari. Guardate, è interessante perché in questo mazzo viene rappresentato come i denari fatti di filo spinato. Normalmente è una carta che parla di duro lavoro, sarà per quello, perché il duro lavoro per raccogliere questi pentacoli si sta bucando tutte le dita, guardate che ha anche tutti i piedi rovinati. Si parla di qualche cosa di molto faticoso. Qualcosa che ferisce, qualcosa di quotidiano, direi, che vi sta ferendo, che vi ha ferito. Cioè come se fosse, sapete, la classica goccia che buca il sasso. E ragazzi abbiamo anche il fante di bastoni al contrario, che insomma nel migliore dei casi parla di un'energia egoista. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo anche la carta della morte, come vi dicevo, e è come l'idea che abbiate una... Da un lato è come se aveste voglia di lasciarvi indietro questo 8 di pentacoli così sofferente. Per qualcuno potrebbe esserci qualche sacrificio, qualche sofferenza inerente al lavoro, per esempio, o a qualche questione che vi occupa nella quotidianità. E però avendo questo asso di coppa al contrario, è come se non ci fosse un'apertura di cuore, ragazzi. L'asso di coppe quando è il contrario o è un amore che drena, perché è come se fosse, cioè, qualche cosa che in realtà non riempie la coppa, non trabocca, è un inizio drenante, è un inizio che in realtà non è un inizio, un asso di coppa al contrario. E qui ci potrebbe anche essere qualcuno che ha come il desiderio
o di non innamorarsi più, o avrebbe il desiderio di non essere innamorato di questa persona, di questo fante di bastoni. Ragazzi, poi terminiamo con questa filza di carte di spade, a parte queste due che sono uscite in più, però qui abbiamo 3 di spade, 7 di spade, asso di spade. Adesso poi andiamo a vedere. Cominciamo con l'otto di denari al contrario. Mm. Regina di bastoni. Adesso qui ci sono tante carte, spero di riuscire a mettervele tutte. E 3 di spade. Allora, qui potrebbe essere questa regina, appunto, che vi ha causato sofferenza. Quindi, siccome questa è una lettura di affetti in generale, non è detto che sia per forza una lettura di tipo romantico, quindi per qualcuno potrebbe essere o un'amicizia o anche una madre, perché è comunque una regina. Vi dirò, ho come la sensazione che ci sia qualche cosa legato ehm, all'ambiente dove lavorate o che frequentate, insomma. E mi viene in mente questa frase: chi bella vuole apparire, un po' di male deve soffrire, che è molto propria della regina di bastoni. C'è qualcosa che vi pesa in questa terza settimana di aprile. O è la relazione proprio con questa donna, o è la sofferenza che questa donna vi crea. Andiamo a vedere il fante di bastoni al contrario. Abbiamo un 8 di bastoni, un 3 di... un 3 di coppe e una regina di coppe al contrario. Allora ragazzi, qua potrebbe parlare di una relazione a tre, perché abbiamo un 3 di coppe, perché abbiamo comunque due regine, sofferenza e un fante di bastoni che, come vi dicevo all'inizio, nella migliore delle ipotesi potrebbe essere una persona egoista. Quindi se è la vostra persona di interesse, sento che c'è una certa stanchezza nel continuare a provare dolore, nel continuare a essere in tre in questa relazione. Diversamente, se non è questo il vostro caso, e per esempio la regina di bastoni è una mamma, un parente, una tutore o anche solo un'amica, qui sento che c'è qualcuno che sta un po' contaminando la relazione, c'è qualche questione legato all'ambiente sociale che affatica la relazione. Andiamo a vedere la morte. Mm. Fante di coppe e 10 di spade. Sento che qualcuno sta aspettando delle scuse, si aspetta che l'altra persona torni indietro, faccia un passo indietro nei confronti di questo 3 di spade. Qualsiasi cosa l'altra persona vi ha fatto, voi vorreste in un certo senso chiudere, diciamo, il tema, ma non la relazione. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Magari non è così per tutti, ragazzi, adesso siete tanti, ognuno con la propria realtà. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, ok? Temperanza e 3 di pentacoli. E che ci vuole un equilibrio tra quello che si dà e quello che si riceve. E invece con questo asso di coppe al contrario, è più quello che si dà che quello che si riceve. Non c'è la giusta collaborazione, non c'è un venirsi incontro 50 e 50. Andiamo a vedere il 3 di spade. Cavaliere di spade al contrario. 8 di pentacoli che avevate già qui. Allora, ho come la sensazione che per qualcuno si tratti di una situazione all'interno dell'ambiente lavorativo. Potrebbe essere una storia romantica a livello lavorativo che non è proprio a due, ma potrebbe essere a più persone e di conseguenza anche il bisogno di... perché avete un 3 di spade qui, un 3 di spade qui, morte, morte e 10 di spade. C'è qualche cosa che mi dice che è ora di tagliare un pochettino, anche perché questo cavaliere di spade, ragazzi, essendo il contrario, è un po' sfuggente
è un po' scappevole, tende a scappare. Andiamo a vedere il 7 di spade, perché appunto c'è anche il 7 di spade. Le bugie, le mezze verità, le cose non dette, i comportamenti un po' poco chiari, la comunicazione assente, comunicazione illusoria. Cercate su YouTube sogno condiviso, tecniche di manipolazione del narcisista, perché questo mi risuona un pochettino. Andiamo a vedere l'asso di spade al contrario. Asso di spade mi sembra giusto. Sì, ragazzi, 2 assi e l'8 di bastoni. Qui dovete rendere più fluida la comunicazione, più chiara, più trasparente, più, sì, limpida, più diretta anche, mi verrebbe da dire. Allora, asso di spade, 9 di coppe, 2 di coppe, 8 di coppe, il mago è re di bastoni, che qua non vedete già più. Ok, è re di bastoni. È come se vi consigliassero di... perché il re di bastoni ce l'avete 2 volte. Vi consigliassero di esprimere quello che è il vostro volere, quello di cui avete bisogno, il fatto che non scenderete più a compromessi, che certe cose non le tollererete più, il fatto che volete manifestare un certo tipo di realtà, che in questa sorta di situazione voi non state bene, che meritate di più. Sì, ho la sensazione che dobbiate mettere i paletti, ma dovete essere voi, ok? A ritrovare questo equilibrio. Quando c'è la temperanza, perché è molto importante conoscere prima di tutto voi stessi qual è il vostro equilibrio ideale per poi poterlo comunicare agli altri. Cioè, se sentite che in una determinata relazione, qualsiasi essa sia, c'è qualche cosa che stride, che non vi fa star bene, affrontare ehm, a muso duro, come si dice in un italiano un po' meno allegorico. Ehm, sì, affrontare in modo diretto la persona o le persone con le quali non c'è questa comunicazione chiara e mettere appunto le cose in chiaro. Andiamo a vedere un oracolo. Allora, qui abbiamo la carta numero 5, carta dei magi, e parla appunto della chiarezza mentale, che è un po' anche quello di cui vi parla l'asso di spade quando è al dritto. Chiarezza mentale, ordine mentale, programmazione, ordine dei pensieri. E quando c'è questa carta, la cosa interessante è che fa riferimento proprio ai re magi. E i re magi sono arrivati al loro obiettivo semplicemente seguendo una stella, seguendo il cielo, seguendo, si dice che il destino è scritto nelle stelle, quindi è un po' come se fossero arrivati a destino per destino. Bellissima carta. Quindi la prima cosa è chiarezza mentale. Poi abbiamo sensibilità e forza e qui abbiamo un'incudine e una piuma. E la sento molto collegata con la carta della temperanza perché qui si tratta proprio di trovare un equilibrio tra quello che dice il cuore e quello che dice la mente, quello che vi sembra logico e quello che in realtà poi sentite. Parla anche di dare un peso a quello che è il vostro intuito, alle emozioni, non a solo quello che logicamente, razionalmente può essere spiegato, ok? Carta numero 3, carta numero 5, ve l'ho detto. E poi abbiamo carta numero 29, wow, connessioni. E qui parla di contratti, di accordi e di commitment. Non mi viene adesso la parola esatta. Non è un fidanzamento, ma è un compromesso, ok? Quindi qui si tratta di, appunto, creare nuove connessioni e nuovi tipi di compromessi fatti con una, diciamo, con un nuovo ordine mentale, con un nuovo bilancia. Perché la morte vi parla proprio di quello, di rigenerarvi, rigenerate il vostro modo di porvi agli altri, il vostro modo di proporvi.
cercate di capire quello che vi drena, quello che vi fa star male, quelle che sono le illusioni e tagliate quello che non vi serve più. Questo è un po' l'andamento energetico del mese di aprile, amici della bilancia, della seconda parte del mese di aprile. Io spero che comunque, insomma, la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete anche abbonarvi da oggi. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!